Abbiamo iniziato per Lucia. Ciao Monica. Ciao. 5, 4, 3, 2, 1. Lucia sta passeggiando sul lungomare e ha alla sinistra tipo una parete rocciosa, alla destra il mare. Però nel momento in cui volge lo sguardo verso il mare, appaiono all'orizzonte, tipo intorno al sole, un serpente e sull'orizzonte uno scorpione. Ti dà l'autorizzazione? Sì, vorrebbe camminare così tranquillamente in questa passeggiata senza essere turbata in questa maniera. Ok. Scriviamo in cielo che oggi è il grande giorno di Lucia. Questa netta sensazione. Lei ha aspettato tanti anni, ha aspettato le condizioni esatte per farla, ha seguito me, forse anche seguito altri, ha continuato a seguire me. Oggi è il suo grande, ci sono stati anche dei così piccoli incidenti prima della sessione. Oggi è il suo grande giorno. Come lo scriviamo grande giorno? Come lo vedi? Praticamente è una scritta che lei fa in modo che venga sovrapposta a questo scorpione e a questo serpente. Glielo vuole proprio scrivere sopra. Ed è in bianco la scritta, grande giorno, perché mi sa proprio di pulizia, bianco. Perfetto, l'autorizzazione te la dà. Sì. Con la sua coccarda appuntata sul vestito, una delle poche, sopra c'è scritto una delle poche, la gagliarda Lucia inizia la sua sessione. Vibrazione. 3 miliardi. Consapevolezza. 125. Anima. 38. Vite precedenti. 2079. Cervello. 8 e mezzo. Suscettibilità ipnotica. 22. 3-4D. 83. 3D. Vivacità animica, nuovo valore, introdotto dalla sessione BDD Body di Boo. Quindi quanto Lucia è nata, ma può anche aumentare, con la voglia da 0 a 100% di sapere la verità, come stanno le cose, come essere libera, come tornare alla sorgente, di sapere. Su certe questioni vuole sapere tanto, su altre questioni ha proprio tanta paura, per cui mi dice in media 58. Subito il cinema. Sorella, cognato, madre. Ma è venuta un'immagine strana, cioè la sorella è venuta tipo con degli ori e con un cofanetto, come se li stesse nascondendo, cioè in quel momento stava armeggiando con questi ori e poi quando tu hai chiamato lei li ha nascosti dentro il cofanetto. Bene. Viene? Sì, col marito, sì. Se viene col cofanetto, lo appoggia sul palco. Aperto. E quasi non lo puoi chiudere perché è proprio tanto pieno. Allora lo svuota. Ci sono anche degli anelli con delle pietre preziose e c'è molto oro e anche dell'oro bianco, mi sembra, C'è oltre che Lucia giallo. che fa così, col Cosa pollice fa? verso l'alto. Ah, Ma perché dici che ha già ravanato in qualche gioiello o è simbolico? Una cosa del genere, qualcosa del genere.
grandi sospetti. Se c'è, chiamiamo il fratellastro di Lucia, presumibilmente più grande, se c'è questo sospetto. Mi è venuto un uomo che sta fumando e ha una faccia un po' vissuta. Sì, Lucia ha detto che è un pochino più grande, no? Però come insomma, uno Aspetto, che ne ha passate. è figlio del padre e non della madre? E di una donna che secondo me è più giovane rispetto alla madre. Sa chi era suo padre e a quale famiglia? Mi è venuta fuori evasiva, cioè la propria madre è stata evasiva al riguardo. Quindi non sa cognomi, non conosce cognomi, indirizzi. Allora, che c'è stato un periodo in cui ha provato come moltissime persone, no? A comprendere le sue origini. E poi ha anche lasciato perdere perché una vita un po' disordinata, quindi poi sono sopraggiunte altre cose. Viene nel cinema? Sì, fumando, perché ha una forte dipendenza. Il cognato viene? Sì. La madre? Ha mal di testa, mi dice, come se tutto questo eccesso di verità e di emozioni le facesse girare la testa e pulsare la testa. Entità eteriche. Iniziamo. Per quanto riguarda il secondo universo, c'è un elefante che viene condotto, diciamo così, un po' schiavizzato da un umano che gli fa fare un po' quello che vuole all'interno di un circo. Mm-hmm. E infatti diciamo che per certi aspetti in determinati frangenti della vita Lucia è un po' stata così. Poi c'è lo scorpione che abbiamo visto anche nell'immagine iniziale con il suo veleno. Lucia si sente a volte proprio minacciata dal veleno delle persone. Mm-hmm. L'elefante ha una specie di, cioè è trattato come alcuni indiani trattano i loro, quindi con il concetto. Bravissimo. L'umano è proprio un indiano. Bastone, col bastone, Esatto. che menano di qua, che menano di là, molto insopportabile. Lo scorpione col suo veleno, sempre secondo universo, immagino. Sì, questi 2 secondo. Poi il primo universo c'è questa aquila che vedo che gira in cielo e poi di colpo scende giù, prende la preda e la porta via. Poi c'è un lombrico che sta sottoterra. Ci sono diverse cose nascoste nella vita di Lucia, non chiare, e quindi ha generato questo tipo di entità. Poi ci sono dei pleiadiani. Però le mantidi io le ho viste nel passato, adesso non ci sono più. Sono state appunto sostituite da questo lombrico come insettoide. Chiamare lo stesso. Sì. Un quartetto di mantidi. Quando chiamiamo, sì, dimmi. Che praticamente ho visto che c'erano, diciamo così, che Lucia è una buona,
Quindi quando le persone un po' provano ad appoggiarsi a lei, la lusingano e tutto quanto, questo è proprio la classica predominio della mantide, ok? Dove c'è comunque sotto una sorta di inganno con lusinga, con apparente richiesta d'aiuto. Um, Ma in realtà ne avevo visto un altro, adesso non lo vedo più. Se poi viene fuori, lo dico. Chiamalo, l'ultimo. Di Eh. L? Allora, gli EDL sono 3, però era un'altra. Rettili? Particolari? Bravo, esatto, bravo. Ecco, il serpente che abbiamo visto all'inizio, che praticamente è lui che fa, si morde la coda. Quindi è proprio la questione del ciclo che si ripete, cioè è come se nella vita di Lucia, sotto forme diverse, però alla fine le esperienze si ripetono e lei si sente proprio così, in questo circolo vizioso senza via d'uscita. Proprio serpente, con tutti i crismi, non coccodrillo, non lucertola. Va bene. Quando richiamiamo delle entità che non ci sono più, come fanno ad arrivare? Cioè, sono da un'altra parte, si riformano per la nostra necessità? Che succede? Allora, diciamo che per la nostra mente logica dobbiamo trovare un modo per farle tornare, no? E nello specifico mi è come venuto che erano chiuse all'interno di un sacchettino, hai presente quello dei gioielli, un po' di vellutino? Mhm. E uscivano da lì. Quindi Lucia tirava il cordino, apriva il sacchettino e uscivano le 4 mantidi. Però in realtà, nella realtà delle cose, non sono mai andate via, no? Perché sai che tutto esiste contemporaneamente. Mhm. Un po' difficile spiegare, no? Esiste tutto contemporaneamente, ma in questo momento non ha un'incidenza. Entità mentali. Allora, c'è radici. Tra il 5 e il 6 si riferisce proprio a tutto quello che è il suo ambiente e famiglia d'origine e questa rappresenta anche proprio un modo che lei si è creata per non muoversi. Come dire che a causa di queste radici lei è tenuta in una sorta di immobilità, di staticità. E questa immobilità è anche caratterizzata da tutti i condizionamenti che lei ha subito. Di fatto un forte giudizio continuo che la fa rimanere stabile lì, proprio con le radici ben affondate a terra. Poi c'è latte versato e mi mostra Lucia che davanti al latte versato, quindi un problema, una questione da affrontare, vive come una situazione un po' di paralisi, di difficoltà a pianificare un'azione. Perché viene colta dall'incertezza, viene colta dal dubbio, teme di sbagliare, magari di aver fatto una valutazione errata e il risultato è che agisce poco. Che livello? Tra il 4 e il 5. Ma tu vedi, leggi il nome delle entità mentali o glielo dai tu? Il nome? No, lo scrivono loro, io lo leggo. Ok. L'ultima che mi scrive è crimini e misfatti. Mi sta proprio ad indicare una serie di cose illecite, scorrette, che riguardano la vita che lei sta vivendo e che vengono tenute ben nascoste tra le mura di casa.
quindi molti silenzi, molti sottintesi, molte cose taciute, dette in parte, perché è sconveniente dirle, perché comunque rappresentano un qualcosa di fuori dalla norma, fuori anche dalla legge, ok? E Livello? direi che questo è 6. 656 impianti. Allora, i pleiadiani le hanno messo la corona della consolazione. Come a premiarla, ovviamente è un piccolo contentino, per tutta la disponibilità che lei ha sempre nei confronti degli altri, ed è un modo per incentivarla a continuare ad essere così continua a rimetterci lei, ovviamente, no? Poi c'è una specie di placca con transistor, diciamo così, no? A livello addominale, che è come se ogni tanto le producesse qualche difficoltà a livello proprio digestivo. E poi tipo un mantice che tende a gonfiare e sgonfiare le gambe, come a dargli dei problemi, quindi a interferire sulla sua circolazione negli arti inferiori. Mhm. E Poi? basta. Mm. Ok, nome del progetto. Infelicità cronica. Mi dà proprio la sensazione che lei non abbia mai potuto essere davvero se stessa, e questo le ha prodotto una grande infelicità. Lei che è sempre stata un po' dietro a questa persona, quell'altra persona, senza curarsi mai veramente dei propri bisogni. E poi è come se lei fosse sempre un po' rimasta vittima di un pesante forma di giudizio, e quindi di poca stima in se stessa. Nome della PS. Azzurra, Della PE. in senso buono ovviamente, un falco, molto libero. Chiamiamo l'anima di Lucia. Valori scarsi, meno che discreti. Cosa siamo qui a fare oggi, in questo grande giorno? Azzurra, a cavallo, a cavalcioni del falco, siamo qui per andare verso la quarta dimensione. Lasciarci alle spalle i giochi meschini della terza dimensione, la pesantezza, l'immobilità e la frustrazione della terza dimensione. Chi sei stata, anima di Lucia, in altre vite? La prima vita che mi mostra è di una donna ricchissima. Allora, ricchissima, però estremamente guardinga, perché effettivamente aveva avuto diverse brutte esperienze e le persone si avvicinavano a lei solamente per un tornaconto economico. Quindi comunque circondata da tanta ricchezza, ma sempre a guardarsi le spalle. Un'altra. Qua produce le marmellate d'arance, invece. È una vita estremamente a contatto con la natura. Mhm. Adesso qua mostra che è poco più di una bambina, no? Però già lavora ed è felice. Causa esoterica, Monica, dei problemi ai denti da sempre. Come mi ha parlato di infelicità cronica, mi dice disamore cronico.
come se lei si fosse sempre un po' sentita respinta, rifiutata da entrambi i genitori. Allora, forse il padre era un po' più, tra virgolette, proprio immaturo. E quindi non so, non c'era poi tutto sommato questo accanimento voluto, no? E invece la madre era, non so, quasi infastidita. Sì, quasi infastidita da Lucia. Allora, nello specifico, no? Ehm, mm, Cosa è successo? Che a Lucia è mancato molto, no? Il fatto di non essere allattato, come se questo avesse generato da un punto di vista eterico proprio una debolezza già dei denti. Mhm. Però poi mi fa vedere come, in un certo senso, quando lei invece ovviamente che il seno prendeva il biberon, era come se la madre fosse scocciata. Ed era come, è una cosa strana, nel senso come se le lasciasse questa. Allora, come posso spiegarti? Allora, c'è la tettarella del biberon, quindi tu la appoggi, ed è come se lei, la madre, quasi quasi forzasse questo movimento per far sì che si sbrigasse, ok? Finisse fretta. Esatto. Ed è come se rimanesse una sorta di congenita retrazione gengivale, Mm. ok? Che impedisce al dente di rimanere radicato nella gengiva, tende a cadere giù. Quindi è proprio da ricondurre al rapporto con la madre, questa caduta dei denti, non poter in alcun modo contare sulla propria madre, anche se poi Lucia ha avuto una compensazione con un'altra donna che per lei è stata molto importante. Mm. Però la sua madre che l'ha generata invece ha mancato molto d'affetto nei suoi confronti, anche se adesso sta accadendo che lei si occupa, no? Mm. Della madre. Questo è un po' un punto in comune a tutti, cioè chi ha avuto una madre assente, una madre scocciata come Lucia, o peggio, ha perso la madre da bambina, ha in automatico, quasi in automatico, problemi ai denti. Accade spesso denti o gengive o masticazione, comunque bocca, sì. Io conosco una donna così, non dico chi è, la chiamiamo nel cinema. Viene. Va bene, certo. Cosa fa la madre di Lucia nel cinema a questa analisi, di fronte a questa analisi? Madre, cioè anima della mamma di Lucia. Dice qualcosa tipo, allora, la madre dice non tutti sono portati per fare le madri. L'anima dice accogliere l'amore, a prescindere, è il nostro progetto di vita. Come dire, è andata così, vai avanti. È come dire che l'anima ha scelto di avere una figlia in una circostanza comunque molto instabile, perché non è che questa donna potesse tanto contare sul marito. Però, nonostante questa difficoltà del marito, nonostante questa sua non particolare predisposizione, l'obiettivo dell'anima era quella di farle vivere comunque l'amore, solo che la madre di Lucia ci è riuscita così così.
Portale aureo. E poi andiamo avanti con i punti. Direi che è arrivato il momento di chiamare 4 anime. 2 forse non sono anime, 2 sì. Iniziamo con l'aborto della madre al 3° mese, spontaneo. Spontaneo? Allora, ni. Ah, Come se lei non si fosse sentita all'altezza. Lei si è detta che non se la sentiva, però era come se sentisse che non ce l'avrebbe fatta ad essere una buona madre. È come se è stata colta dal panico in un certo senso. non mi ricordo più, questo è prima di Lucia o dopo? Prima di Lucia. Sarebbe il primogenito. Ah no, scusami, io sto parlando di Ah, Lucia. di Lucia. Ok, Io ok. parlo di Lucia. Mhm. Esiste l'anima? Sì, Visto che lei, non vorrei dire il nome, comunque lei gli ha dato sì, fin da subito un nome e poi non se l'è sentita. sì. Esiste, è qui, sulla Terra. Non si è incarnato. È in questo processo di risalita verso la sorgente. Ah, Per scegliere questa ultima esperienza, però mi fa vedere come se lui per salire verso la sorgente fa questa revisione di tutte le vite e quindi sta facendo questa revisione e gli manca ancora un pezzo per arrivare alla sorgente. Perché è come se mettesse insieme dei pezzi mancanti, diciamo così, no? Ciò che non ha compreso in vita lo comprende qui, delle varie vite. e non è la prima volta che vediamo degli aborti che scelgono come ultima esperienza quella e poi vanno alla sorgente. Quindi questo è uno di quelli. Questo è uno di quelli, sì. Vuole andare nel portale aureo o ci sta già andando? No, credo che la sua prossima destinazione sarà la sorgente. Cioè lo vedo più vicino alla sorgente rispetto al portale aureo. Dal portale aureo si va alla sorgente. Però è come se lui fosse da un'altra parte. Cioè Ok, lui ha questa strada così ok. e non passa di Forse là. non passa, non va avanti perché deve lasciare un messaggio. Lucia. Gli dico quello che sento. Guarda a te stessa come guarderesti a un vicolo storico in cui ci sono dei gatti e dei fiori bellissimi. Guardati con lo stesso stupore e meraviglia. Aspettava questo momento. Sì, sì, ardeva, no? Per riprendere una parte del suo nome. Mm? Mhm. Ardeva all'idea di portare sua madre verso l'amore per se stessa. Perché ha scelto lei? Già si sono scelti in passato? No, no. Era una compatibilità di intenti di vita. Ehm,
Ehm, quando è molto difficile capire questo linguaggio perché insomma è molto rarefatto, no? Ehm, Quando c'è una concentrazione di eventi di non amore, ehm, per un'anima che ha deciso di vivere l'ultima vita è quasi l'ideale per comprendere l'amore. Mm? Mhm. Il rifiuto prima ancora, capito, di nascere, da una donna che non si è sentita amata, mi fa comprendere che era l'ultima esperienza per comprendere che l'unica cosa che esiste invece è l'amore. E noi che siamo nella cecità non lo vediamo. Lo salutiamo. Chiamiamo se c'è l'anima invece dell'aborto spontaneo della madre di Lucia. No, Non c'è. no, no. Chiamiamo il padre di Lucia. Mi è venuto un po' scherzoso, un po' briccone, bricconcello, un po'. È tutta pronta. Sì, 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 spiritoso. Forse adesso è appena uscito, che ne so, tipo da una vineria, ha anche bevuto un bicchiere con gli amici, quindi anche un pochino più allegro. Lucia dice sì, sì, è proprio lui. Mm. C'è proprio quella canzone, no? Della città di Lucia, ma che c'è? Ok, che fa? Ehm, allora, non gli dispiace esitare in questi ricordi. Si è divertito, diciamo, questo è indubbio. Si è divertito, mi fa vedere forse anche dei giochi di carte, così, risate varie. Il gusto della vita anche. Lui ritiene di aver sentito il gusto della vita, no? E poi ogni tanto mi ricordavo che ero padre. Allora, quando mi ricordavo che ero padre, io le facevo sentire completamente il mio essere papà, però non me lo ricordavo sempre. Io vorrei adesso che quei momenti in cui gli facevo sentire che ero padre, questi concentrati, erano dei concentrati, poterli spalmare sempre, in modo da far sentire Lucia tranquilla e sicura come non è mai stata. È bello, è proprio come se utilizzasse, guarda, mi fa vedere questa fetta di pane in cui su il margine di questa fetta di pane è concentrato un formaggio spalmabile. Poi prende uno di questi coltelli da formaggio e spalma su tutta quanta la superficie del pane questo formaggio. Mhm. E nel momento in cui fa questa spalmata, vedo il sorriso di Lucia, perché è come se l'amore che si concentrava solo in alcuni momenti fosse spalmato su tutta l'infanzia e l'adolescenza di Lucia. Bello. Pane e formaggio. Cosa dice Lucia a suo padre? Ho sempre percepito la tua buona fede. E, e anche se sei stato un po' monello, e dice, eh, non riesco a non volerti bene. Cosa risponde il padre? A modo mio io te ne ho voluto tantissimo.
Era uno scapestrato. Dov'è adesso il padre? Mm, non so cosa voglia dire. Potrebbe essere, mi dice il terzo livello. Mm. Cioè, tipo, come un primo livello che credo che sia subito post mortem, no? In cui forse molti ancora sono attaccati alla terra, no? Poi in questo primo livello possono permanere anche per tanti anni. Poi c'è un secondo livello, credo, di rivisitazione della vita appena lasciata. Mm. E poi credo che ci sia un terzo livello in cui c'è una vita senza il corpo, in cui c'è modo di fare altri tipi di esperienze. Quindi lui mi dice che è lì. Ce ne sono altri di livelli? Secondo me sì, però non Quanti? li riesco a capire perché me ne vengono 5. Come se le esperienze, cioè nel senso che il terzo livello, tra virgolette, può essere un po' simile alla Terra, perché ci sono proprio, io vedo che lui ha, come dirti, una giornata, anche Mm. come un lavoro, una cosa così, ecco. Poi salendo di livello, no, diventano più spirituali come esperienze, diciamo. Simboliche. Vuole Esatto. lasciare un messaggio che non arriverà probabilmente mai al destinatario, ma a Lucia sì, alla sua ex moglie e all'altra sua figlia. Ehm, allora, dice, ho fatto errori in gioventù, avevo bisogno di tanta esperienza, di accumulare tanta esperienza. Sappiate che sto comprendendo quanto è importante la lealtà e la solidarietà. Vi dice nulla questo? E vedo che mentre parla guarda la sorella di Lucia. Alla madre, cioè moglie, madre di Lucia, moglie sua, Mhm. ehm, mm, non è mai troppo tardi. E vedo che è come se gli passasse, gli sfregasse il braccio, come per farle sentire la vita in un altro modo. Lo salutiamo. Sì. Ritorna per il momento a queste faccende qui. Non va nel portale Aura. No. La madrina. Credo che sia un po' la versione tipo idealizzata, no? Bellissima che mi offre il filtro di Lucia, perché mi arriva come una ragazza meravigliosa con le trecce lunghe. Ehm, Fatta non madrina. so, scusami? Sì, Fatta fatta madrina. madrina. Sì, esatto, sì. Con un sorriso molto accogliente, quasi sotto forma di cartone animato, per dirti. Ecco. È sulla Terra? No? No, io la vedo proprio un'anima molto, molto, molto lieve. Ehm, come se fosse, non so, uno zucchero filato rarefatto, perché percepisco molta dolcezza, molta leggerezza e anche molta trasformazione, come se avesse già avuto veramente tanto lavoro È stata fatto. la madre di Lucia in altre vite? Il padre, è stato il padre, sì, sì, sì.
E lei era figlio o figlia? Lei era un maschio. Mm. Diciamo che era qua un padre abbastanza severo, però allo stesso tempo che ha insegnato tantissimissime cose al figlio, perché vedo che erano altri tempi, per cui c'era un'educazione un pochino più rigorosa, però un vero maestro di vita. E invece in questa vita ha scelto di incarnare una donna e portare anche di più la dolcezza, la gentilezza, la confidenza, ecco, che magari in quella vita lì non poteva per delle ragioni più che altro storiche, sociali, no? Messaggio della madrina Lucia. Ti ho già detto tante cose, anche a volte nei tuoi pensieri hai sentito le mie parole. Te lo ridico in un orecchio. Ti ho amato come la mia carne, come se fossi carne della mia carne. E di qui ti amo di un amore assoluto. Sembra che questa frase gliel'abbia già detta davvero, perché Lucia ha fatto l'applauso, come se quelle testuali parole gliele avesse dette davvero. Lucia cosa risponde come anima? Lo sento. Salutiamo Fata Madrina. Va nel portale aureo. Certo, certo, certo che sì. E lo chiudiamo. Abbiamo un lavoro da fare con Azzurra e abbiamo un po' di cause esoteriche. Io non mi soffermerei troppo, ma li vediamo i sogni. Partiamo dalle mantidi, nelle culle, mantidi come se piovessero. Erano una vecchia interferenza. Come va, Monica? Sì, bene. Che succede? È andata via la fatina e è rimasta una polvere magica sul tuo viso? Una liquida polvere magica? Perché? Ma devo Perché? dire che perché allora Lucia secondo me non ha molto ricevuto amore dai parenti stretti, diciamo così, no? Ma da questa donna tantissimo e ancora continua anche dopo la morte questo amore. Ed è un'ottima benzina per Lucia. Sì, l'importante è averlo ricevuto, che poi sul documenti è una signora e non è la madre. Siamo in un gioco, amen. Amon Ra, no? Amen. Amon Ra? Salute a Ra, dio del sole. Eh sì. Amon Ra e Amen. Benvenuti nel mondo del paganesimo, quando pensate che non sia paganesimo. Infatti. Ok. C'è qualcosa da aggiungere a questo proposito? No. Ma no. Ma Ra come lo vedi? Ma guarda, Ra, non so perché mi è venuto Papa Bergoglio quando dici Ra, no? Come se in realtà lui e altri ovviamente, no? All'interno del Vaticano facessero assolutamente dei rituali ancora rivolti a Ra. Per cui, cioè, sì, loro parlano di Cristo, eccetera, eccetera, però poi di fatto c'è questa specie di sole a cui loro si inginocchiano, Chi è? si sentono protetti. Anima ce l'ha? No, 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 certo che no. Chi è? Di che razza è questo programma? Allora, intanto mi porta così verso l'Egitto, un sole cocente d'Egitto. Ehm, Porta sotto le piramidi e quindi in verità mi viene il corpo di tipo anche un ragno. Ecco, e poi
Le zampe sono i raggi del sole. Mm. Sempre lì è It, pagliaccio, quella roba lì. Vabbè, Mm. chiudiamo subito la parentesi. Allora, causa esoterica dei sogni mantidi culle. Allora, io la vedo soprattutto, allora, anche un'interferenza che ehm, tuttora credo appartenga alla madre. E quindi lei associa molto la nascita, la primissima infanzia con le mantidi, proprio perché nel momento in cui lei era molto piccola, l'interferenza mantide nella propria madre era ancora più forte. Perché era come se da un lato questa donna si sentisse spinta ad essere una buona madre perché così si fa, eccetera, eccetera, però dall'altro era come se rifiutasse completamente questo tipo di esperienza. Quindi di fatto lei è come se rivivesse quella sensazione che da molto piccola aveva carpito, quindi Mm. aveva già intravisto queste interferenze materne. Secondo sogno, affronta una essere, non meglio precisato, va da lui e gli dice: tu non hai anima, io sì, vattene. Chi Questi sono? sono i Pleiadiani. I Pleiadiani perché in quella specifica occasione erano come venuti a sistemare meglio la corona. E siccome la corona è questa finta corona che la vuol far finta importante, no? Però in realtà serve proprio a sminuirla, lei in quel momento ha avuto un atto di ribellione. Ha detto: no, come io non conto niente? Cioè io ho l'anima e voi no. Mhm. Quindi Chi, assolutamente. chi è il capo dei Pleiadiani? Solito Ashtar Sheran? Sì, ma viene anche con una donna perché ha molto attecchimento sulla sensibilità di Lucia. Cosa significa quando uno è interferito dai Pleiadiani? Che capitano piuttosto raramente, una volta su 20, direi. In un 5% dei casi. Ma adesso fare un discorso generale non credo di essere in grado. Mhm. Nel suo caso, ehm, cioè era come un ti faccio sentire importante io, perché lei era molto mortificata in casa, un po' bistrattata, hai capito? Quindi in certi momenti proprio le venivano le lacrime agli occhi per come era, non so come dirti, proprio trattata non da bambina, eh, La un po' in rottura di maniera scatole. grossolana, sì, sì, è una seccatura. Quindi ovviamente per lei erano proprio delle pugnalate queste. Quindi nei momenti in cui cresceva questo suo vuoto, questo suo senso profondo di dispiacere, i pleiadiani andavano lì a consolarla. Quindi quando questi che mi scrivono ogni tanto, persone che mi scrivono ogni tanto: ah, ma io sono in contatto con i Pleiadiani, sono un prescelto, sono proprio messi un po' male. Loro fanno proprio così, no? Tu che non sei stato scelto da nessuno, ma perché? Perché sei il nostro prescelto, gli altri non capiscono niente. Tu Tu hai sei veramente vissuto speciale. Eh sì. sulla Pleiadi. Va bene. Ultimo sogno. Due lune, una sopra l'altra, come due fuochi del semaforo, e non tre. A un certo punto, una più consistente e una meno consistente, a un certo punto cadono entrambe in basso ed è il buio pesto. Ah, però questa me la fa vedere come eh, l'Apocalisse, cioè una rivelazione. Qual è? Di azzurra ad azzurra, da azzurra Sì, a Lucia. però più generica, cioè nel senso come se fosse l'esistenza di due lune, che esistono due lune, non esiste una sola luna.
Come ha detto lei, ce n'è una più autentica e una finta. Il fatto che collassino entrambe e che rimanga completamente buio è, non so come dirti, è lo scoprire l'inganno. Questo me lo dà su un panorama più ampio. E per quanto riguarda lei, è come se cadessero l'influenza di due figure femminili per lei importanti, che sono la sorella e la madre. Come se i condizionamenti, no, le radici, per ritornare alla sua entità mentale, che l'hanno sempre un po' bloccata, perché lei è sempre stata comunque molto sotto scacco di entrambe. Stanno per andarsene, ok? Quindi la paura inizialmente è di rimanere al buio, perché quelli lì sono stati comunque dei riferimenti costanti nella vita, però è solamente un buio temporaneo per avere una grandissima luce. Dov'è la seconda luna? Guarda, questo ho provato a vederlo tante volte, ma io non riesco a capire se è al limitare della cupola oppure al di là della cupola, appena al di là della cupola. La vera o quella finta è fuori dalla cupola? Quella vera. Quella vera è una sfera, è un disco, è un'immagine, una proiezione? Quella vera è, non so come dirti, il complemento del Sole. Quella invece che noi vediamo è il satellite su cui avvengono vari tipi di lavori, di esperimenti, laboratori, condizionamenti di vario genere, di vario grado, sull'ambiente e sull'essere umano. Quindi ci sono anche due soli? No, secondo me no. Il No. sole è dentro la cupola. Sì, esatto, io vedo così, poi magari vedo male. Mhm. Si sono visti, impossibile capire l'attendibilità di questi video, però in effetti sono video amatoriali fatti con telefonini che tremolanti, immagini tremolanti, molto difficile manipolarle digitalmente, in cui si mostra il sole tipo a destra che sta calando e a sinistra la luna, ma con la luce al contrario o sbagliata. Quindi se il sole è a destra e la luna è a sinistra, la luna deve avere il lato destro illuminato, invece aveva il lato sinistro in basso, in alto, come se ci fosse un errore. E il telefonino si muoveva nel cielo, faceva un'inquadratura unica, insomma, molto difficile che fossero dei fake, ma tutto è possibile. Ci sono degli errori a volte? Ma come questa luna, no, inquadrata è la luna finta, ok? Questo del video di cui mi parli. Hanno inquadrato la luna finta. E il punto è che la luna finta non so come dirti, no? È gestita in una maniera non naturale, per cui noi ragioniamo su quelli che possono essere gli effetti naturali che ci dovrebbero essere, ok? Di riflessione della luce del sole sulla luna, se fosse naturale, ma naturale non è. E questo lo indica, lo testimonia. Quindi è un errore. No, secondo me è la testimonianza che questa luna è artificiale e quindi non è soggetta a delle leggi naturali. Però di solito risponde alle finte leggi naturali, quindi finge bene, Non perché sempre. perché a volte no. E credo che tra l'altro sia in fase di ristrutturazione. Ci sono proprio dei progetti anche da parte della Russia Mm. di fare dei lavori, ok? È come se ci fossero dei lavori in corso, via, diciamo così. Le lune, poi basta, le lune e il ciclo mestruale sono dipendenti dalla luna, scusa, le maree e il ciclo mestruale delle donne sono dipendenti dalla luna? La luna finta controlla qualunque cosa di noi.
non è che controlla solo le maree e il ciclo mestruale, controlla la maggior parte anche dei nostri pensieri. Fai qualche esempio? Cioè, è come se ci fossero proprio dei laboratori in cui ci sono, non so come dirti, dei computer quantici che servono sia a lavorare per aree geografiche che per singoli soggetti. L'obiettivo è sempre quello di impedire, no, la consapevolezza, e quindi vengono proprio instillati, suggeriti, no, dei pensieri che ti scostano dall'anima. Va bene. Monica, causa esoterica delle vene varicose. Questo mantice, questo impianto che lei ha, e poi anche l'elefante, sai che l'elefante ha proprio queste zampe un po' pesanti, no? Proprio perché lei ha, diciamo così, le sue radici, inteso proprio come la sua famiglia d'origine, così, sono delle radici non ben funzionanti, sono delle radici che l'hanno fatta rimanere ferma rispetto alla propria realizzazione e non l'hanno rivitalizzata così come dovrebbero fare delle radici sane. Quindi hanno Cau- prodotto dei ristagni. Causa esoterica o effetti degni di nota della nascita con forcipe. Ovviamente sappiamo che ha scelto tutto, no? L'anima di Lucia, e fin dall'inizio le voleva far avere una nascita difficile e contrastata, così come poi è stato il resto della sua vita, perché lei è vissuta anche un po' in alcuni messaggi in cui si è sentita proprio non ben voluta, non accettata. Motivazione numero 1, diciamo, per Lucia di questa sessione: lavoro e denaro. Grandi difficoltà a mantenere un lavoro, le aziende chiudevano, fallivano, concomitanze di cause tutte atte al suo non benessere lavorativo ed economico. Non so se era una cosa del padre, se anche il padre faceva un po' questi singhiozzi lavorativi, un po' diciamo anche per la sua indole, no? Perché mi viene fuori proprio legata al padre. Una... Ah, Tara? esatto, un patto familiare, no? Un patto familiare del tipo che cioè Lucia, per mantenere ehm, la solidità di legame con il proprio padre, doveva ripetere in qualche modo un certo schema. Perché ovviamente la nostra mente di terza dimensione ragiona così, se io non ricalco certi percorsi, non sarò amata, non sarò ben voluta. E poi in realtà non funziona assolutamente così, e anzi ci autosabotiamo. Ma proprio per questo, ecco, la nostra mente in terza dimensione è stata confezionata in questa maniera, per farci da soli degli sgambetti. Ma quindi esiste questo patto? Allora, mi dà sia il padre, sia mi fa vedere che c'è una disarmonia, anche un po' di paura rispetto al flusso regolare del dare e del ricevere, nel senso che se fosse per Lucia darebbe a piene mani,
però allo stesso tempo ha molta paura di dare, perché ha paura di essere ferita, di essere fregata, e quindi alla fine questa sua paura va a bloccare il suo ricevere. Dove si annida nel corpo energetico di Lucia questa parte? È come se il cuore fosse impacchettato, per cui non potesse fare questa pulsazione normale, no? Contrarsi ed espandersi, perché quando si deve espandere nel dare ha la paura di espandersi. E quando si E deve... allora, sì? Mhm. Dimmi. E quando si contrae rimane più a lungo contratto, Mm. indurito. Quindi riceve e poi si blocca, Sì. non riceve più. Riceve un po', ma non riceve più. Sì, perché in realtà la possibilità di dare e di ricevere c'è quando c'è un flusso spontaneo di entrambi i movimenti. Nel momento in cui uno dei due è bloccato, è molto probabile che si blocchi anche l'altro. Non sempre, ma nel suo caso è così. Ok, sorella e cognato, dopo quell'evento che non ci interessa, stanno tramando per l'eredità? Non so, prima mi ha fatto vedere un assegno. Allora, sicuramente questa donna è un po' manipolatrice, la sorella, e le piace proprio fare un po' i sotterfugi, perché vedo che mi sta facendo delle cose anche non chiare, perché prima mi sembrava avesse un assegno, poi dopo, quando tu hai fatto questa domanda, lei l'ha trasformata in una banconota. Come se non hai capito? Volesse un po' distrarre. Quindi sembra che fa una cosa, però ne sta facendo un'altra. Ah, mi rivolgo all'anima della sorella di Lucia. Fuori le carte. Mo' basta. I giochini, i giochetti, no. Da un'anima. Da una mente sì, da un'anima non li accetto. Stiamo passando di là. Il momento è adesso. Chi rimanda alla sessione lo fa per propria decisione. Chi fa i sotterfugi lo fa per propria decisione e responsabilità. Però vedi, l'anima dice: io sto insegnando a questa donna, alla sua mente e al suo corpo, il valore della trasparenza, perché infatti questa è una donna che è un po' portata agli inganni. Infatti, per esempio, ha anche tradito il marito, ok? Quindi che cosa succede? Che in realtà è l'anima spinge per questo tipo di comunicazione, di trasparenza, di essere cristallina. Però c'è un tipo di apparato mentale che invece è a suo agio, tra virgolette, nei sotterfugi. E quindi? Non c'è accordo tra l'anima e la mente. Quindi se la mente della sorella decide di aprirsi a un qualcosa che non è l'ego, che non è la materia, eh, può sentire l'anima che le parla di questa trasparenza, le sta facendo vivere queste esperienze proprio per comprendere quanto è importante la sincerità, la verità, la trasparenza, la correttezza. Ci sono dei sotterfugi, delle firme progettate da far apporre sui documenti all'anziana? Allora, diciamo che il marito è un po' un burattino, un esecutore. Non viene da lui, secondo me, l'iniziativa, no? Viene proprio dalla sorella, che non so come se ne esce con questa frase, ma io non ho voglia di lavorare. Come se... Applausi di Lucia.
Cioè, sembrerebbe un po' fuori contesto, però come dire, ma perché? Cioè, io devo lavorare quando posso ricavare dei soldi in questa maniera qua? Cioè, capisci? Cioè, la sua mente ragiona così. Cioè, non è facile interagire con questo livello di consapevolezza, no? Mhm. Ok, Croce Rossina. Vabbè. Mm, Con un bel marchio terza dimensione, no? Una di quelle tante dinamiche che lei ha della terza dimensione, che è quella di trascurare completamente se stessa, anche un po' di farsi calpestare, e mettersi al servizio degli altri. Quindi la Romania è destinata a rimanere nella terza dimensione, perché i rumeni al 99% pensano alla figlia, al figlio, alla nipotina, al nipotino, alla mamma, al papà, al vicino di casa, ma mai a se stessi. Mai, mai, No. mai. Gran litigate per i punti, questi non sono punti che vanno bene, sono tutti su altre persone. Ma mio figlio, mia sorella, ma poverino, ma qui, ma là, ma su, ma giù. Un paio di sessioni l'ho fatte così, non sapevano niente. Buttate nel vento. Romania, terza dimensione? La Romania è dotata di una bellezza paesaggistica che potrebbe veramente riscattare ogni persona. E proprio per questo è tenuta così, schiava della terza dimensione. Ci sono dei posti in Romania, vedo che se le persone andassero con un minimo di apertura, potrebbero veramente ottenere una sorta di liberazione. Buttando l'alcol nel lavandino. E Altro la mega violenza, galattico, sì. Lema, e il suo amico Violenza, la sua amica Violenza. Bene. Lucia, siamo qua con Lucia, con l'Azzurra. Col programma Infelicità cronica, possiamo chiudere qui e andiamo a casa. Oh, No, è arrivato il momento topico proprio per Lucia. E dopo tanti anni di esitazione, lei è qui per dissolvere tutto questo. è sicura che questo sia il suo grande giorno o rimandiamo? No, no, è sicurissima. È il grande giorno di Lucia. Se è sicura, si vada a cercare i suoi contratti. Sono delle pene da scontare. Come se ci fossero dei faldoni e questi faldoni gli dicono le pene che deve scontare. Teniamo? No, è come se Lucia mi facesse vedere quasi con un telescopio dentro di sé una punta di gioia che vuole diventare sempre più grande. Quindi queste pene cosa servono? A nulla. Mi ha fatto vedere un faldone adesso blu. Mm, Lei usa i faldoni, ma mm, buttiamoli i mm. faldoni. Non siamo qui per fare gli archivisti, per riempirci di faldoni di contratti. No. E si è scatenata proprio in Lucia la voglia di gioia. E infatti vedo che per buttare via questi contratti lo fa anche in maniera allegra, ehm, quasi canticchiando. Li butta? Sì, sì, e come? E poi dopo ben fatto si dice, no? Mm. Bene, esattamente da quel movimento di mani che si tolgono la polvere e si picchiettano una con l'altra, crea il suo ad eternum. Mm. Ed è qua che nasce la vera nuova Lucia. Non con l'eliminazione, con la creazione. Sì. Questo è il punto di nascita di Lucia.
Ci faccia vedere di cosa è capace, di quei valori scarsi con cui è aperto, o È una stella brillante proprio, le risulta una stella brillante bianchissima a 4 punte. E inizia a ruotare. E più ruota e più grande e potente diventa l'Ad Eternum. perché 4 punte? Quattro. Mi fa vedere che è seduta su una sedia, che sembra un 4. Ricomincio da qui. Ok, lo mette qua. Avatar. Scrive fitto fitto su un foglio, come se volesse ancora, no? Portare avanti il suo compito con una scritta quasi da medico indecifrabile, no? E Lucia dice: basta pagliacciate, basta. Quindi butta via tutto quanto nel portale definitivo. Con la sua veemenza da sogni, no? Lei che nei sogni fa, si muove, dice. Esatto. Molto determinata, vigorosa. Seconda occasione e seconda sua creazione. Seconda di un'infinita serie. Una gemma. Una gemma verde, anche questa che ruota. Questo è il suo Ad Eternum. Con queste due semplici condizioni vedi ancora elefante, scorpione, aquila, lombrico, pleiadiani, mantidi, serpente, 3DL. No, Radici, latte versato, crimini e misfatti. no, Tutti gli impianti. no, no, no. Nella realtà di Lucia esistono ancora quei 3 sogni? Mm, Nel senso, me ne frega rimane la, niente. la significanza, il significato profondo. Ok. Quindi Io, è di lei che si libera. se conoscesse domani una signora, le facesse vedere i video, la signora risponde positivamente, diventa un'amica di video. Ci terrebbe a raccontarle sti sogni o sarebbe passata talmente avanti che ometterebbe di raccontarglieli? Potrebbe farlo in maniera molto marginale, come un fatto assolutamente secondario. Ok. Utile solo se la signora ha sogni simili, Certo. esperienze simili, quindi come ehm, dimostrazione che siamo tutti sulla stessa Mm. barca e così. Ok. E poi è come se in realtà inizierà a fare dei sogni molto più belli, anche molto più colorati, molto ispiratori di fiducia, per cui potrebbe tenerci a raccontare di più quelli. Ottimo. Rullo di tamburi, nuova vibrazione, frequenza. 230, Ottimo. Nuova consapevolezza. 163, Anima. Azzurra. 56, Perfetto. Vite. 1841, Quelle che abbiamo visto, la donna ricca e l'altra non ricordo, ci sono ancora? La seconda che abbiamo visto?
c'era sì, lei che raccoglieva forse della frutta, faceva le Sì. marmellate, sì. Allora, la donna ricca in realtà trova un'amica fidata, quindi una piccola modifica c'è in quella vita. Mhm. Marmellate d'arancia? Sì, sì. Ok. Cervello. 9,3. Cosa potrà fare con questo 9,3 come capacità medianiche, Lucia? Creare una protezione a distanza di quella casa in affitto. In modo che nessuno possa metterci le mani sopra, in modo che cosa? Con quale finalità? Questa che hai detto tu. Ok. Suscettibilità ipnotica. Molto molto bassa, 22. 47. Siamo ancora lontani o ci siamo già per una diretta eventuale futura? Mm, allora, adesso come adesso, tipo, direi no, si deve ancora sgravare di alcune cose. Mhm. Come se dovessero passare, mi dice 3 mesi almeno, no? Per lasciare ancora delle zavorre. Sintonizzarsi su una nuova frequenza, Mm, 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 su un nuovo assetto. mm, 3D 83, tanto alto, ahimè. mm. Allora, sta scendendo. Mm? Quindi per il momento mi dice 60, che è già comunque un buon traguardo. Mm? Ehm, mm, ma può ulteriormente scendere sempre nel corso di questi mesi. Ok, più si occupa della sua evoluzione e meno delle proprietà che tuttavia vanno messe in sicurezza e più questo valore può scendere. Sì, anche ascolto di buona musica e pensare a se stessa come la musica che ascolta. Perché un po' il problema è anche che ehm, lei è stata abituata ad avere non una grandissima Si fiducia in svaluta. sé. Sì, esatto. Per cui se lei sente un brano che ama molto, provi a pensare a se stessa come se fosse musica, perché tra l'altro lei è anche musica. E quindi provare quel sentimento di apprezzamento che lei prova per un brano esterno per se stessa. Vivacità animica. 58 era. 73. Bene, siamo alle battute finali. Messaggio alla sorella. Fai come ti pare, io procedo per la mia strada, sono sicura di me e so tracciare i giusti perimetri. Alla madre. Eh, Mi prendo cura di te nonostante tutto. Eh, Ad un certo livello ti ho compresa e perdonata e comunque ti accolgo. Al grande giorno. Messaggio al grande giorno. Una parte di se stessa. Mm. Finalmente, benvenuto. Benvenuta a me, alla nuova me. A se stessa. Ehm, Sento nascere dentro di me questo sentimento in crescita ed è per me stessa ed è meraviglioso, è come un fiore che sboccia. Me ne voglio occupare. Vedo che lei rappresenta se stessa proprio come un fiore di cui si vuole prendere cura, una gran cura. Quale fiore?
In realtà non so se sia un girasole o una gerbera. Come la vedi? Molto sollevata. Arancione. Ok, abbiamo finito. Sei contenta di questo viaggio, Monica? Sì, molto. Anch'io molto. E non lo dico quasi mai. Abbiamo finito, disconnettiti da tutto e tutti.